Come state? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E allora, prima di iniziare il video, ricordatevi di andare a visitare il mio sito internet. Vi lascio il collegamento qua sopra e qua in sovraimpressione. Quindi prendete carta e penna, scrivetevi questo indirizzo internet, andate su internet, su Google, non so, chiamatelo come volete, digitate quell'indirizzo lì e collegatevi al mio sito internet. Tantissime informazioni che possono esservi utili, tra cui anche la possibilità di scaricare dei documenti necessari al vostro interesse, diciamo così, che possono esservi interessanti. Non ho parlato bene in italiano, ma tanto ci siamo capiti benissimo, quindi andate a visitare il mio sito internet. Allora, iniziamo con il primo argomento di oggi che l'ho trovato da poco, è una novità dell'INPS. Sicuramente se ne parlerà pochissimo perché di questi argomenti se ne parla sempre pochissimo, però siccome che a me interessava, io ho detto magari potrebbe interessare anche a voi, allora l'ho inserito in questo video e vediamo un pochino di che cosa si tratta. Entra in vigore con il decreto legislativo numero 62 del 2024 la riforma della disabilità, che dovrebbe in teoria rappresentare una specie di svolta per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. Allora, detto così, effettivamente non si capisce niente. Ve lo spiego meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che attualmente viene applicata in forma sperimentale in 20 province italiane e sarà poi estesa ad altre 40 a marzo 2026 per poi entrare a regime su tutto il territorio nazionale dal 1 gennaio 2027. Capito qualcosa? No. Allora, vediamo di cosa si tratta. Questa notizia, in pratica, che è uscita sul sito internet dell'INPS, celebra un cambio di rotta nel sistema del welfare italiano, ok? Quindi il punto praticamente si sposta da ciò che una persona non può fare a ciò che una persona sogna di diventare. Non può fare, diventare. Questa riforma praticamente mira a garantire che ogni giovane al compimento dei 18 anni possa progettare il proprio futuro con autonomia, vedendo le proprie capacità valorizzate anziché limitate dalla propria condizione di disabilità. Ok? Quindi diciamo che è una cosa abbastanza utile secondo me, ok? Quindi l'obiettivo principale è offrire una maggiore autonomia e un accesso più equo ai servizi. Questa riforma introduce il concetto di, udite bene, progetto di vita individuale, uno strumento personalizzato che mette al centro i desideri e le aspirazioni della persona, garantendo che il sostegno dello Stato non sia solo assistenziale, ma praticamente orientato alla realizzazione personale e professionale. Io non so se questa cosa funzionerà bene oppure no, però mi sembra interessante. Dall'INPS comunque viene detto, ribadito, che tutti i pilastri fondamentali della legge 104 comunque rimangono saldi e restano attivi, tra cui, primo, i permessi retribuiti e il congedo straordinario per chi assiste dei familiari, il sostegno scolastico e i progetti educativi individualizzati per garantire il diritto allo studio. Terzo, poi anche altre cose, ma questi sono i principali. Terzo, l'accesso prioritario ai trasporti e ai servizi sanitari e riabilitativi. Questi sono quelli più importanti. Per quanto riguarda l'inclusione lavorativa, la riforma punta a rafforzare l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso
attraverso dei punti che sono: primo, quote di riserva e incentivi specifici per l'assunzione di giovani con disabilità; secondo, agevolazioni per le aziende che investono nell'abbattimento delle barriere e nell'inclusione attiva; terzo, un'attenzione particolare alla transizione digitale, vista come un'opportunità per superare molte barriere fisiche e creare nuove opportunità occupazionali. Su questo punto qua io posso dirvi che il discorso della transizione digitale è una cacata mostruosa, perché io traffico con internet, però non è che sono diventato il Presidente della Repubblica, quindi sta cosa del digitale è un po' una scemata secondo me. Adesso ce lo dico, non dico di andare a zappare a terra e raccattare i pomodori o il basilico senza togliere niente a nessuno, però questa storia del digitale mi sembra un po' una scemata. Comunque questa notizia in teoria segna l'avvio di un percorso verso una società più inclusiva, dove il welfare non è più solo un sussidio, ma un trampolino di lancio che permetterebbe ai giovani con disabilità di essere protagonisti della propria vita e della crescita del paese, che alla fine è quello che gli frega allo Stato. Basta che cresce il paese, paghi le tasse, stai zitto, muto, lavori e non rompi le balle. Questo è. Cambiamo argomento che mi state chiedendo in tantissimi, e quindi a un certo punto, tra l'altro siamo pure in periodo, quindi è arrivato il momento di parlarne. In questi giorni moltissimi di voi, come vi ho detto, mi state scrivendo dei messaggi anche privati tramite il sito internet per chiedermi come e quando arriva il rimborso del modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate, i nostri amiconi, no? E così ho deciso di spiegarvi molto brevemente in questa parte del video come controllare il pagamento del rimborso direttamente online. Liscio e tranquillo. Intanto vi dico subito che questa piccolissima guida può andare bene per tutti coloro che hanno fatto il 730 senza indicare il sostituto d'imposta, quindi per capirci non hanno indicato per esempio il proprio datore di lavoro oppure l'INPS come soggetti pagatori, ok? Per queste persone il pagamento del rimborso viene fatto direttamente dall'Agenzia delle Entrate e di solito arriva a partire da 6 mesi. Buonanotte, dalla data di trasmissione della dichiarazione. Quindi facendo un rapido calcolo se ne parla appunto tra dicembre, a partire da dicembre fino a marzo, da dicembre a marzo dell'anno successivo ovviamente, ok? Perché sembra che la dichiarazione sia stata inviata a giugno, se no più è stata inviata, non consegnati i documenti al consulente fiscale, inviata allo Stato, che sono due cose completamente diverse. Ovviamente, come dico sempre, il rimborso viene pagato direttamente sul conto corrente della persona, perché lo sapete, gli enti statali non pagano mai in contanti, ma solo alle volte o con un bonifico o con un vaglia. Però vediamo bene come fare. Per controllare il rimborso, per adesso bisogna avere ovviamente lo SPID, CIE, CNS, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, anche se non ho capito male il suo SPID mi sa che tra un po' se ne va fuori dalle scatole, perché da come ho capito sembra che sia stata una grande cacata, però vabbè, per adesso c'è e ce lo teniamo. Io, anzi, tra l'altro, tra parentesi, io sto iniziando a cercare di capire anche come funziona la carta d'identità elettronica, anche perché lì c'è già la username, password e tutto, quindi tra l'altro costa niente, già paghiamo 25 euro per avere la carta d'identità, ci danno pure lo SPID incluso, quindi vabbè, adesso poi proverò con calma. Tornando a noi, se entrando dentro il sito dell'Agenzia delle Entrate, in un'apposita sezione dedicata ai rimborsi, e poi trovate scritto a breve sarà emesso l'ordinativo di pagamento, vuol dire semplicemente che il pagamento del rimborso molto probabilmente inizierà dal mese di dicembre in avanti, ok?
Poi infine volevo anche ricordarvi quali sono le soglie di pagamento, perché questa informazione può essere utile a capire quando arrivano i rimborsi. Quindi dobbiamo fare due distinzioni: più o meno di 1000 euro. Primo, se in contanti per importi inferiori a 1000 euro, la persona riceverà un invito ad andare a ritirare il rimborso in ufficio postale. Secondo, se invece l'importo supera i 1000 euro, allora la persona riceverà un vaglio direttamente dalla Banca d'Italia. Però vi dico già che in questo caso i tempi diventano lunghi come una quaresima, ok? Perché la procedura è molto molto più lunga. Quindi per fare prima vi consiglio di andare direttamente dai nostri amici dell'Agenzia delle Entrate di persona, oppure andate da un CAF e chiedete e comunicate di aggiornare i dati del vostro IBAN. Così facendo i soldi arrivano un pochino prima senza intoppi, cioè in pratica c'è tutto un taglio di passaggi. Questo è il mio consiglio. Poi vedete un po' voi cosa vi viene più comodo, se andare di persona a guardare in faccia i nostri amici dell'Agenzia delle Entrate, oppure andare direttamente da un CAF o da un consulente fiscale che vi seguono la pratica. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!